Ciao a tutti ragazzi, buongiorno, io sono Riccardo, benvenuti a casa mia. Oggi, anziché fare la recensione di un abitatore oppure di una smerigliatrice angolare o di un tassellatore, farò la recensione dell'aspirapolvere ricaricabile della Silvercrest, sempre presa alla Lidl. È uscita il 20 agosto e costava 59 euro. Mia moglie l'ha notata, l'ha comprata e mentre eravamo in fila alla cassa mi ha detto: ma perché non fai la recensione anche dell'aspirapolvere? Ma io non sono un bravo casalingo e quindi non la conosco bene. Devo adesso avventurarmi nel studiare il prodotto e faccio l'unboxing e vi faccio questa recensione, spero utile e divertente, perché sono una frana con le faccende di casa, però mi va di fare questa prova. Non ha un codice perché è semplicemente presentata come aspirapolvere ricaricabile e quindi non vi dico qual è il codice. E basta, faccio l'unboxing e vediamo il contenuto. Allora apro la confezione. In questi casi mi sento come un bimbo a Natale. Aprire le confezioni è sempre piacevole, gli unboxing mi danno quella sensazione di sorpresa nell'apertura che è classica proprio dell'azione di scartare appunto le confezioni, qualunque prodotto sia, è sempre un piacere scartarle. Quindi tagliato i sigilli, questa è la confezione con all'interno appunto tutti gli accessori. Questa è la parte terminale snodabile, si può ruotare in ogni senso, quindi molto orientabile, con all'interno una spazzola con delle setole. Le blu sono più morbide, le rosse sono più dure. Questa ruoterà aspirando. Va bene. Vediamo altro. Libretto di istruzioni. Io consiglio sempre di leggere e conservare i libretti di istruzioni perché ci tornano sempre utili quando ne abbiamo bisogno. Un altro accessorio per aspirare sulle zone più difficili da raggiungere. Questi sono dei supporti per appunto tenere i vari accessori in piedi. Va bene, andiamo al dunque. I piccoli accessori lasciamoli stare, ci sono i classici accessori all'interno delle aspirapolveri. Questo qua è un terminale con le setoline, il caricabatterie. Va bene, andiamo al sodo. Questo è il supporto per fissarla al muro con i contatti elettrici per caricare, e questo è l'aspirapolvere ricaricabile che io non so come si accenda. Scoperto. Bisogna premere questo pulsante. Qua c'è la modalità eco, ora comunque lo vediamo bene. Questo è il tubo da collegare al beccuccio frontale. Perfetto. Va bene, tolgo la confezione e facciamo un attimo un controllo generale del prodotto e poi lo metto in funzione. Dunque loro ce la presentano come aspirapolvere moderna con tecnologia a ciclone, è senza cavo, quindi maneggevole, è un tubo di aspirazione smontabile velocemente, quindi utilizzabile anche come apparecchiatura manuale, è un motore a elevate prestazioni, ha il supporto per il montaggio a parete con il dispositivo di ricarica integrato e la possibilità di conservare gli accessori sullo stesso supporto. Due livelli di aspirazione, quindi modalità normale ed eco, il contenitore per la polvere estraibile, diversi accessori e ovviamente poi qua ci fa l'elenco degli accessori. Ci parla anche della batteria che è agli ioni di litio da 22,2 volt e 2 ampere e mezzo, un tempo di ricarica di circa 20 minuti nella modalità normale e 40 minuti nella modalità eco. La durata della... Allora andiamo per gradi, questo è appunto il supporto per reggere la nostra aspiratrice ricaricabile. Questi sono i supporti laterali ai quali va messo poi attaccato l'accessorio che non stiamo utilizzando.
che si fissa sulla parte posteriore qua. Quindi questo di qua si fa fare questo piccolo scatto e si fissa qua in questa parte. Poi si può mettere l'accessorio, quindi questo è l'effetto finale, diciamo, del supporto al momento con un solo porta accessori. Poi ci sarà anche l'altro dall'altro lato. Il caricabatterie funziona solo se inseriamo il cavo sull'ingresso, quindi qua, e poi lo colleghiamo ovviamente all'alimentazione elettrica. E la scopa va posizionata sul supporto in questo modo, così si fa scorrere verso il basso e già è appesa. Quando accendiamo l'aspirapolvere si accenderanno queste tacche, sono 4, saranno 25, 50, 75 e 100% di ricarica. Sono stato sfortunato, mi è arrivata con il 50% di carica. Gli accessori sul beccuccio dell'aspirapolvere si inseriscono a clic, quindi in questo modo. Si inseriscono facendo combaciare questa rientranza sull'accessorio con questa sporgenza sul beccuccio. Premendolo si sentirà un clic, questo ci confermerà che il beccuccio è agganciato. Per estrarlo bisognerà premere qua dove c'è scritto push ed estrarlo, quindi è tutto ad incastro. Perfetto, sia questo che gli altri tipi di accessori. Allo stesso modo. Ovviamente la comodissima prolunga per utilizzarla come aspirapolvere per il pavimento, che si aggancia pure con un clic. Ok, a sua volta sulla parte finale della prolunga si ripete lo stesso sistema. Perfetto. È possibile caricare l'aspirapolvere sia con il cavo direttamente collegato all'ingresso posteriore, oppure collegato al caricabatterie supporto, come vi ho fatto vedere poco fa. E appena colleghiamo l'alimentazione elettrica, comunque i LED inizieranno a lampeggiare e ci indicheranno il livello di carica raggiunto. Al momento ha raggiunto il 75% di carica, quindi sta lampeggiando solamente l'ultimo LED in attesa di raggiungere il 100%. Durante la fase di carica comunque non è possibile utilizzarlo, si può solamente con la corrente elettrica attaccata. Quindi lascio che si carichi ancora un pochettino. Questa che vedete a terra è camomilla, ho dovuto aprire una bustina di camomilla per spargerla sul pavimento e poter aspirare. Va bene, l'accendo, vediamo con una parte con la scopa con le setole che ruotano e una parte invece senza, quindi solamente con la funzione di aspirapolvere. Perfettissimo. Poi c'è la polvere che si è raccolta. Vediamo se riesco a fare un'inquadratura in cui si vede che raggiunge proprio il serbatoio ciclonico. Un po' difficile, però posso provarci. No, non riesco a far entrare tutto nell'inquadratura. Posso spostarlo, così sicuramente ci rientrerà. Ok. I want to break free. I want to break free. I want to break. In questo caso ho messo solamente il beccuccio per l'aspirapolvere senza alcun aiuto da parte delle setole. Questo era modalità normale, metto la modalità eco, ok, vediamo se va bene lo stesso.
effettivamente con la modalità eco è molto debole. Provo a versare di nuovo sul pavimento la sporcizia, modalità eco inserita. Faccio l'ultima prova con questi capelli e dopodiché stacco davvero, perché ho fatto tutte le prove praticamente che si possono fare in ambiente domestico. Il serbatoio è fissato al corpo stesso dell'aspirapolvere tramite degli incastri. Ci sono questi ganci che ci permettono di sganciarlo, appunto. Basta fare scorrere questo verso il basso oppure premere questo di qua per aprire questo coperchio. Questo ci permette di aprire il coperchio inferiore, mentre questo gancio di qua ci permette di staccarlo totalmente e svuotarlo dai rifiuti raccolti dal pavimento, quindi polvere, pelucchi. Questo invece è il filtro che va inserito in questa zona facendo combaciare queste due sporgenze con queste due rientranze, quindi in questo modo. Per inserirlo basta far combaciare questa piccola sporgenza con questa rientranza, si sentirà un click e si chiuderà, così è fisso. Va bene, vi ho fatto vedere il funzionamento principale, adesso vi faccio vedere anche altri sistemi di manutenzione. Qua ci sono dei piccoli filtri che vanno all'occorrenza rimossi e puliti sia a destra che a sinistra. Va bene ragazzi, ho fatto tutto quello che potevo fare. Ho accontentato mia moglie che mi ha chiesto di fare questa recensione e devo dire che obiettivamente, certo, non è un prodotto professionale, però ha funzionato. Le ho chiesto di aspirare la polvere da terra, l'aspirata, la camomilla della bustina. Ovviamente in un ambiente domestico non ci sarà mai tutta questa sporcizia, può capitare che casca qualcosa come appunto ho simulato io con la bustina di camomilla, ma solitamente c'è un po' di polvere. Poi casi un po' limite, magari in cui c'è un pochettino di sporcizia in più accumulata, non so come si comporti sinceramente, però per aspirare questa quantità di polvere in pochi secondi, perché ho fatto una passata ed è riuscito ad aspirarla bene, è andata bene. Ho letto tempo fa un post su Facebook in cui la confrontavano con la Dyson e qualcuno ha detto di non azzardare a fare questi paragoni. Sono sicuro che i prodotti professionali di qualità funzionino meglio di questo di qua. Questo per costare 60 euro, non dico che è poco più di un giocattolo, però i materiali scricchiolano tutti e sicuramente non ha la robustezza e la durata nel tempo e la potenza di aspirazione e tante altre cose di un prodotto di qualità, perché i prodotti di qualità costano per 10 volte di più. Sicuramente non possiamo pretendere la stessa cosa, però per una cosa sbrigativa, per pulire il caffè che casca per terra, per aspirare i capelli al bagno o poco altro, quindi la pulizia domestica quotidiana rapida, secondo me va bene. Se si deve utilizzare per lavori più intensi, sicuramente è meglio affidarsi o a prodotti di qualità superiore oppure a corrente elettrica. E basta, niente, comunque la utilizzerà mia moglie, contenta lei se l'è scelta. E io mi sono limitato a fare questa recensione, mi sono divertito e basta. Vi saluto, ciao da Riccardo e ci vediamo alla prossima.